Rieccoci back qui con Dave, DJ and Producer. Oggi vediamo un nuovo tutorial su Rekordbox e in particolar modo ci concentreremo sulla modalità di esportazione dei brani delle playlist su driver esterno, quindi chiavetta USB o hard disk SSD. Dai che andiamo, procediamo, yeah! Una premessa doverosa prima di andare a esportare i brani su chiavetta. Allora, la cosa essenziale primaria è che acquistiate delle chiavette che siano almeno USB 3.0 in su. Consigliate sono le SanDisk, tra cui Alpha Theta adesso sta vendendo un suo prodotto brandizzato, semplicemente una SanDisk con il loro logo, quindi non andate a complicarvi la vita. Io ad esempio uso anche questa chiavetta della Samsung. Questa per esempio è un USB 3.1 da 64 GB e va benissimo. Questa è la prima premessa. Seconda premessa, che va formattata o in exFAT o in FAT32. Questo è essenziale. Bisognerebbe avere sempre la possibilità di avere sotto mano il CDJ e provare, una volta formattata, a vedere se la legge. Però in generale andate tranquilli con formattandola in exFAT o FAT32 e sicuramente chiavetta USB 3 e superiore. Poi preferibilmente sarebbe consigliato utilizzarla solo per questa mansione, quindi utilizzarla solo per copiare i brani e utilizzarla con Rekordbox e le console e ovviamente i CDJ. Procediamo ad inserire la chiavetta con il programma aperto. Chiavetta inserita. C'è questo messaggio, generalmente si fa do not sync with my tag. I dispositivi sono su quest'icona qua, eccola qua, io l'ho chiamata XDJ 1000 MK2. Procediamo quindi a esportare questa playlist. Abbiamo due metodi. Il primo è selezionare la playlist, tasto destro, esporta, e qui vi uscirà il nome della chiavetta USB o dell'hard disk che avete collegato. Seleziono, qui mi dà delle informazioni che queste console, l'XDJ-Z, l'Opus Quad e l'Omnis Duo, utilizzeranno il nuovo formato chiamato Device Library Plus. Facciamo ok, qua in basso vedete che c'è la progressione, ovviamente pochi brani, ci metterà poco tempo. Avendo molti più brani sarà un po' più lento, ma vi ricordo, se acquistate una chiavetta USB 3.0 in su, 3.0, 3.1, siamo arrivati mi sembra anche alla 3.2 o anche qualcosa di più, ovviamente la velocità di scrittura sarà sicuramente maggiore, indipendentemente dal numero quantitativo di brani che andrete ad esportare. Facciamo il controllo, torniamo in device, apriamo, vedete che ci sono due librerie e come abbiamo visto questa è per quelle specifiche console, e andando ad aprire qui troviamo appunto la playlist importata e qui lo stesso, eccola qua. E questo è il metodo più veloce. Altrimenti un altro metodo che mi piace particolarmente è quello di usare, bisogna essere in export mode, mi raccomando, generalmente si usa l'export mode per fare questa procedura indipendentemente, però per trovare la funzione del sync manager lo troviamo generalmente solo in modalità export. Clicchiamo qui e vedete che si apre una finestra molto interessante al Sync Manager e esportiamo ora i brani nella chiavetta. Questo deve essere attivo, sincronizza playlist con un dispositivo, qui dovete selezionare il dispositivo, la chiavetta di destinazione, l'hard disk di destinazione, e qui andate a selezionare le varie playlist che volete esportare nella chiavetta. Per esempio questa di iTunes più quella del tutorial. Clicchiamo su Sync
eccolo qua, nelle playlist su un dispositivo, eccolo qua, e qui in basso vedete che è andato a copiare. Perché è interessante il Sync Manager? Per due motivi. Allora, diciamo che io ora vado a infarcire per esempio la cartella di pause con ulteriori brani. Nel momento in cui vado su Sync Manager e vado a selezionare la cartella di pause, lui andrà a copiare solo i file nuovi aggiuntivi, ok? Altrimenti con la modalità precedente succede che lui va a dirmi guarda che esiste già, vado a sovrascriverla, quindi se parliamo di tanti brani succede che ci mette più tempo, o comunque abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo alterato un po' la playlist e dobbiamo praticamente copiarla ex novo, e quindi questo è molto utile, andare ad aggiornare implementando. Un'altra cosa interessante, la seconda, è che se noi durante il set, utilizzando il CDJ o la console, andiamo a creare dei nuovi hotkeys, ad esempio, possiamo poi andare ad aggiornare anche quelli all'interno del computer, ok? Aggiorna queue, griglia delle battute e informazioni. Quindi io posso fare l'aggiornamento, andare su questo tasto qui e mi dice le seguenti informazioni di brani applicati in Rekordbox verranno sostituite con quelli brani del dispositivo. Queue points, loop point, hot queue, bet grid, informazioni di brano, colore, classifica, magari le stelline o commenti. E quindi questo può essere utile, magari abbiamo fatto delle modifiche appunto tramite console o CDJ e andiamo ad aggiornarci le informazioni anche all'interno della nostra libreria di Rekordbox. Una volta terminato l'esportazione dei brani alla chiavetta, procediamo alla espulsione della chiavetta in modo corretto, e questo va fatto all'interno di Rekordbox, perché Rekordbox prende priorità sulla gestione del driver USB, quindi la chiavetta. Per fare questo, per esperlerla, si va in Display Device e si clicca sul tasto di espulsione, scollega dispositivo USB. La procedura va fatta così perché spesso e volentieri, sia lato Macintosh che Windows, se chiudiamo il programma, succede a volte che la chiavetta non viene più vista dal computer, oppure viene vista ma ci dà problemi nella espulsione, e quindi si procede come abbiamo appena visto. Bene, spero il tutorial sia stato utile. Scrivetemi ovviamente nei commenti se ci sono delle perplessità, o comunque ditemi anche voi quale metodo usate, se li conoscevate e come vi trovate, se utilizzate iTunes per creare la libreria o utilizzate l'organizzazione diciamo manuale all'interno delle cartelle e sottocartelle con una libreria fissa nel vostro computer. Bene, per oggi è tutto qui col Dave, alla prossima con sempre tanta buona musica, keep on grooving, yeah!